Sì, cioè tira un colpo ogni 1,8 secondi, mentre Parmenio è più veloce. No, Parmenione è più lento semmai, perché lui tira un colpo ogni 1,8 secondi. Oddio, mi sono incartato. Ok, niente, pensavo fossero due colpi al secondo. Cioè, sì, proprio. Capita. Ecco, sistemato disfatto, iscritti miei, siete salvi, credo. Manco nella vita. Invece il range? Il range, appunto, va, essendo un arciere, va dai 0 ai 18 metri, molto buono. Vabbè, è un arciere che ti aspetti alla fine. Bonus di danni li fa alle truppe leggere, un bel 60%, e un 45% contro le truppe medie. Insomma, non male, non male. Diciamo che fa anche un... ma non è neanche bene, perché se avesse anche un minimo bonus anche di un 20% contro gli animali, secondo Non me guasterebbe. non guasterebbe. Però in bene o male nel complesso gli eroi sono abbastanza bilanciati, anche se secondo me Filippo è credo uno degli eroi più forti che abbia mai visto, sinceramente. Ha più vita, ha più armatura, ha più attacco, cioè Sì, meno Filippo è attacco, OP. però e dobbiamo ancora vedere le abilità. Per quanto riguarda Alessandro, c'ha l'horse breeding, cioè la vita e l'armatura di tutti i cavalli viene incrementata. Per quanto riguarda, poi c'ha la disciplina, l'armatura di tutte le unità amiche e dell'eroe vengono incrementate, e anche il Bucephalus oh mio dio, Alessandro che fa Bucepalo, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Insomma, invoca un cavallo, non so da dove, non mi faccio domande, e incrementa attacco, movimento e velocità di attacco, ovviamente, che viene boostato in over 9000. Parmiglione, se vuoi illustrarlo tu. Sì, certo. Allora, Parmenione abbiamo come abilità passiva che insomma, le macchine d'assedio si muovono più velocemente e causano molto più danno. Molto buona. Invece come seconda abbiamo eroismo, che aumenta la velocità di movimento e il potere d'attacco appunto, delle unità alleate. Danno inflitto aumenta. E poi abbiamo l'abilità attiva, che è furia, che quando appunto viene attivata, questo Parmenione usa, diciamo che la velocità di attacco aumenta vertiginosamente. Mm, diciamo che fa degli attacchi un po' non molto realistici, ma sì, insomma, inforca i nemici ripetutamente, ecco, se possiamo dire così. Cioè, va alla carica dicendo di continuo: ammazza bottiglia, spacco famiglia. Esatto. Mentre Filippo fa due skill, cioè invece di tre ne fa solamente due. Cioè, questo qua dice: sono talmente forte che a me tre skill proprio sono eccessive. Perché Esatto. stranamente qua non c'è nessun riquadro che mi dice niente. Qua ad esempio abbiamo la forza naturale, armatura e il move speed, quindi il movimento, la velocità di movimento di tutte le unità vicine a lui viene incrementata. Già questa è una buona cosa. E command Hollow, non so cosa vuol dire Hollow. Neanche io, non credo sia inglese. Ok, regia, qua c'è qualcosa da sistemare. Tutti i nemici attorno all'eroe non possono combattere in piena forza. Cioè, sto eroe è dannatamente uber potente. Cioè, non so, dimmi tu quale nome c'è. Sì, ma assolutamente. Cioè, a pari merito, gli altri eroi possiamo anche buttarli via. Filippo fa l'armata da sé. Cioè, Infatti, penso che sia questo il motivo per cui abbia tre abilità, cioè, scusami, due abilità e non tre rispetto agli altri, perché veramente, altrimenti sarebbe il nuovo meta, sarebbe totalmente overpowered. eh sì, mancherebbe appunto la benda, casomai manca un occhio, manca una skill. Esatto, vedi, per questo. Ok. Come prima abilità passiva abbiamo comandante con delle abilità, abilitato se possiamo dire così, dove appunto tutte le unità guadagnano più esperienza, quindi quando uccidono dei nemici guadagnano esperienza in maniera molto più veloce, molto buona questa.
perché appunto l'esperienza più è livellato con la truppa, più fa danno e più ha più un'armatura aumentata, insomma. Poi abbiamo shooting range, che è appunto campo di azione, più o meno, sto traducendo un po' maccheronicamente, che tutte le truppe che a tiro vicino all'eroe aumentano il proprio range, quindi sparano in maniera più scagliano frecce in maniera più lontana, vedono i nemici in maniera più lontana, come se avessero dei binocoli. E poi, parlando della terza abilità, abbiamo l'abilità attiva, che è concentrazione, che il primo colpo dell'eroe ha un effetto penetrante. Ora, questo non mi sembra molto buona come abilità, no, paralizzante, scusami, paralizzante. Questa può essere buona per, diciamo, per gli eroi o per quelle truppe nemiche che sono un po' troppo potenti. Ora non so se funziona pure per le catapulte, credo di sì. Cosa ne pensi tu? Beh, soprattutto io mi sto immaginando, ad esempio, l'animale, quello più bastardo che abbia mai fatto questo gioco, ovvero stiamo parlando dell'elefante corazzato. Credo che... Madonna mia. Cioè, se tu mandi quelli che hanno bonus di attacco contro gli elefanti, quindi ad esempio Filippo e Parmenione, mentre questo qua scaglia un dardo con appunto la concentrazione, questi qua promettono uno sterminio di massa. No, scusatemi, volevo dire una missione di pace. Vabbè. Dobbiamo essere politically correct. Sì, assolutamente. Cioè, fino adesso siamo stati un po' meno. La classica, sì. Sì, perché tanto quella a cavallo, nient'altro che il cavallo viene utilizzato per busta tantissimo per quanto riguarda il danno. Ricordatevi, un cavaliere è più forte di un fante. Impadroniamoci di quei cavalli. Come dice il buon Leonida del vecchio Sparta 1. Bellissimo. Grandissima frase. Tra l'altro è lo stesso doppiatore che fa Goku su Dragon Ball Super. Claudio Moneta, appunto, bellissimo. Cioè, chi l'avrebbe mai detto che su Sparta, un gioco sconosciuto, ci sarebbe stato Claudio Moneta, vabbè. Come ho detto prima, la fanteria, il corpo principale dell'esercito è formato da fanteria pesanti, salisoforoi, dei teiroi e infine dall'oplita, che è caratterizzato dalla fanteria pesante. Per quanto riguarda più che parlare della fanteria, queste qua possiamo dire più che altro i parametri di difesa. Quindi di base il salisoforoi ha un'armatura 1 di base, mentre l'eteiroi c'ha un più 2. Invece l'oplita fa un 4, il doppio rispetto alla fanteria media. Ma questo vale per tutte le fazioni. Per cui vedi che tutti, è per questo che cercano tutti quanti di costruire il più alla svelta possibile il ginnasio, per reclutare appunto la fanteria pesante, perché sono dei cavolo di tank che non li butti giù manco se vuoi. Forse con qualche arco fisso, ma... Allora, direi. Per quanto riguarda le armi, andiamo da quella più caccosa a quella più forte. Dimmi te, da dove andiamo? Su armi da tiro oppure melee? Io inizierei con quelle melee, appunto, quelle corpo a corpo. Allora ti lascio presentare la prima, la più caccosa. Ah, grazie. Che onore. Abbiamo la club, la mazza, che è appunto la prima arma iniziale che hai, la più schifosa, appunto, come diceva Silvio, che il danno è quello che è, va dai 12 ai 16 con un hit speed di un secondo, che è pochissimo, che vabbè, è pochissimo, è molto veloce, però gli fai degli schiaffetti alla guancia con un rage che vabbè è un'arma melee, quindi va dai 0 a 2. Attenzione, il bonus contro i civili. Wow, quanti civili trovi ad esempio in un multiplayer a parte gli schiavi? Poi rompe le convenzioni di Ginevra, mamma mia, fai le stragi dei civili, cioè, che non va bene. Prendiamo manganellate sui denti di chiunque. Cioè, ho una clava e non ho paura di usarla. Poi abbiamo la Sarissa, la lancia, quella, l'arma iconica della fazione macedone è determinata dalla Sarissa, la lunga lancia ancora più lunga rispetto a quella degli opliti. Infatti ha un range di 3 metri, anche se io l'aumenterei, anzi diminuirei quelle delle lance classiche, perché ad esempio una lancia classica farei ad esempio 2 metri e mezzo, mentre la Sarissa era molto più lunga, cioè faceva anche un 6 metri. Cioè, ma sì, ma vuoi mettere le falangi macedoni contro le lance dei persiani?
non Cioè, possono essere sullo stesso livello. quindi Jota, io metterei il range a 6 metri della Sarissa come unica arma, è l'unica peculiarità, perché non puoi mettermela ad esempio come una classica lancia, se no non si chiamerebbe Sarissa ma si chiamerebbe lancia classica. Voglio dire. Non so se sei d'accordo con me. Sì. Poi io faccio il mio parere, che sono un appassionato sfegatato di epoca classica. Per quanto riguarda i parametri della Sarissa, fa un 31-37 di base, un hit speed di 2 secondi, che essendo una lancia non è male, è un po' più lenta rispetto alla club, però 3 metri di range, che secondo me sono un po' pochetti. Però c'ha un 135% di bonus contro la light infantry e un 180% Madonna. contro gli animali. Questa, vedi un elefantino, servono più sarisse. Sì, allora, No. possiamo chiamarla Akinak, possiamo chiamarla arma spuntata, è lì una puntina, potete usarla per cucire, insomma. Però fa un danno rilevante, abbastanza rilevante, da un 26 al 34, con hit speed 1,2, che è poco più lenta della mazza, ma che comunque fa più danni, quindi molto buona. Fa da un range di 0,2, vabbè, inutile un po' parlarne perché appunto sono spade, non sono delle sarissa, come ha detto Silvio prima, che le sarisse sono lunghissime. E come bonus damage abbiamo un 85%, attenzione, per le truppe medie, che è molto buono, e un 70% contro i veicoli, quindi dai, ci sta. Intanto io lo equipaggio con questo. Poi abbiamo questo macete assolutamente cazzosissimo, molto cattivo, e mi pare che la traduzione qual è? Broadsword? Spadone. Spadone. Sì, controllato anche ora, lo dice il signor Google. Ah, se il signor Google dice così. Però non puoi chiamarlo spadone, cacchio, chiamalo macete. È più macete che uno spadone. Uno spadone si impugna a 2 mani. Va bene, ok. Questo è Sclero Time. Allora, questo spadone Broadsword ha un danno base di 45-55, fortissimo. Non per questo viene ricercato nel livello 3 di Cold Hammering nella forgia. Ha un hit speed di 1,6 secondi, un range di 2 metri. Tra l'altro, come cavolo fa una spada avere un range di 2 metri? No, è possibile, sì, invece sì. E ha un bonus d'attacco contro la medium infantry del 105% e attenzione, un 75% contro la heavy infantry. E l'ultima arma invece è la spada lunga. La migliore, se possiamo dire, tra le spade. Abbiamo appunto il danno 45, che va dai 45 ai 55, un hit speed abbastanza lento dovuto appunto al danno che è molto elevato, 1,6 secondi, sempre range da 0 ai 2. Il bonus credo che sia il migliore che si possa avere per le medium infantry, e il 150% è molto buono, mentre abbiamo il bonus dimezzato, il 75% verso le heavy infantry, appunto le fanterie pesanti. Ma non è tutto? C'è anche il martello, mi pare, Silvio. Per quanto riguarda il martello pesante, qua andiamo proprio sui porchi supremi, cioè trovi l'oplite incazzoso col martello che comincia a bestemmiare a destra e a manca, meglio stare alla larga. Perché questa arma, molto pacifica, fornisce un danno di 87-97, un hit speed di 2,2 secondi, lenta, non per questo è un'arma a 2 mani, un range abbastanza corto, 2 metri, e ha un bonus danno del 145% contro la heavy infantry e il 105% contro i veicoli. Cioè, questo qua ti smonta fanteria pesante e catapulte. What? Ok.